Buongiorno a tutti e benvenuti. Vi ringrazio per essere qui e vi ricordo che il webinar poi sarà registrato, quindi sarà poi disponibile anche sul nostro sito. Diciamo che vi sto dando queste informazioni un po' anche per aspettare gli ultimi che arrivino, però non voglio farvi poi perdere tempo. Il webinar durerà una mezz'oretta, quindi sarà breve e indolore. Allora, e qui trovate un breve riassunto dell'agenda, quindi ci sarà una brevissima introduzione su chi siamo, perché alcuni di noi, di voi ci conoscono già e alcuni di voi, tra l'altro, conoscono anche me direttamente e altri no, invece, quindi vi faremo una breve introduzione su chi siamo, sul perché abbiamo scelto Vim e su che cos'è Vim Cloud Platform e poi la live demo. Per quanto riguarda il question and answer, potete farlo durante tutto il webinar, quindi sarà sempre possibile. Adesso vi farò vedere come. Intanto mi presento, mi chiamo Giulia, mi occupo dello sviluppo commerciale in Cloudfire e niente, farò questo webinar con voi oggi e spero di stuzzicare la vostra curiosità. Ecco, qui è dove trovate il pannello per fare le domande, le potete fare sempre, anche adesso, potete iniziare a fare le domande, vi rispondiamo man mano. E niente, direi che possiamo iniziare, tanto magari chi è arrivato, chi sta arrivando si perderà un pochino dell'introduzione, ma niente di che, ecco. Allora, chi è Cloudfire? Cloudfire è un cloud provider italiano. Allora, siamo nati appunto dal connubio tra i system integrator e l'approccio con le telecomunicazioni, proprio dalle telecomunicazioni. Quindi diciamo che abbiamo visto la contrapposizione di queste due realtà. Il system integrator con un approccio consulenziale volto alla risoluzione dei problemi e il mondo delle telecomunicazioni, quindi mondo dei servizi, quindi improntato proprio alla profilazione del servizio. Unendoli entrambi, che cosa è venuto fuori? È venuto fuori un progetto che è volto proprio al trovare delle soluzioni che risolvano delle problematiche. E appunto per questo, diciamo, siamo molto connessi a quella che è la nostra realtà, quindi la nostra realtà circostante, la nostra rete industriale. E quindi quello che facciamo è proprio avere un approccio che è molto improntato a risolvere delle esigenze. Quindi abbiamo notato che quello che è necessario per queste realtà, per le realtà di tutta l'Italia, diciamo, è avere dei sistemi che siano flessibili, quindi in grado di potersi adattare ai flussi di business. Abbiamo visto poi negli ultimi anni quanto siano stati altalenanti gli andamenti, quindi avere dei sistemi che non mi rappresentano un affaticamento anche a livello economico, perché tutti i servizi sono pay per usage, quindi pago solamente quello che utilizzo e soprattutto lo posso fare in maniera immediata, quindi in modalità totalmente self-service. Io posso entrare nella mia piattaforma e andare a gestire, a attivare, disattivare i miei servizi. Che piattaforma? Di che piattaforma sto parlando? Di Cortex, la nostra piattaforma dalla quale appunto è possibile controllare tutti gli andamenti e controllare i consumi, andare a gestire tutti i servizi e tante altre cose. Ve la farò vedere poi dopo durante la demo. E da qui, diciamo, è l'unico punto di accesso per tutti i servizi e tutte le funzionalità. Una novità che abbiamo introdotto da poco riguarda proprio la parte di sicurezza della piattaforma. Abbiamo introdotto l'autenticazione a due fattori,
Quindi diciamo è una piattaforma sulla quale lavoriamo costantemente cerchiamo di implementarla e che ci permette di realizzare dei servizi come quello appunto di Vim Cloud Platform. Ma prima di arrivare al servizio in sé, perché abbiamo scelto Vim? Ora, la scelta di Vim è abbastanza intuitiva, cioè stiamo parlando di un software leader del mercato che effettivamente conosciamo già tutti per la protezione degli ambienti VMware e degli ambienti virtualizzati cloud. Quindi diciamo che partendo da lì abbiamo anche noi individuato un target inizialmente enterprise perché comunque Vim consente di fare tante operazioni che permettono di essere, di adattarsi a diverse realtà con peculiarità differenti. Ma ma da quando comunque Vim ci ha dato la possibilità di rivendere le licenze come Vim Service Provider, è anche una soluzione che è approcciabile anche da altri tipi di realtà, quindi si sta aprendo. È un software, diciamo Vim, che è sempre reattivo a quelle che sono le richieste del mercato e quindi trova sempre delle soluzioni che siano allineate alle richieste e dà la possibilità anche di avere funzionalità avanzate di disaster recovery, che è uno dei temi caldi anche di questi ultimi tempi in cui ci sono state diverse vicissitudini che ci hanno portato ad avere l'esigenza del disaster recovery, ma la cosa che più ci ha fatto scegliere Vim è la sua estrema affidabilità. Infatti, proprio l'affidabilità di Vim ci ha spinti a realizzare Vim Cloud Platform per rendere Vim un servizio che sia disponibile in modalità as a service, che abbia a disposizione già la componente infrastruttura per le coppie di backup, ma questo ve lo faccio vedere dopo, ok? Cioè dopo, adesso in realtà, tra pochissimo. Ecco, ve lo faccio vedere in Vim Cloud Platform. Vim Cloud Platform che cos'è? Allora, è un servizio managed che vi consente appunto di avere tutta la Vim Availability Suite da un'unica interfaccia, ok? Quindi cosa vi fa fare Vim Cloud Platform? Qui avete uno schema molto ben strutturato che vi illustra dove si pone Vim Cloud Platform rispetto a i workload da proteggere e tra questi ne spicca uno. Infatti prima vi dicevo che Vim è sempre attento a quelli che sono i movimenti del mercato e vedete appunto che c'è anche Kubernetes tra gli elementi da proteggere. Infatti una delle novità dell'ultimo anno è stata appunto Kasten 10 e dall'altra parte invece vedete che cosa c'è, cosa vi permette di fare Vim Cloud Platform. Quindi avere il Cloud Connect, poter fare avere le funzioni di disaster recovery e richiedere le licenze. Questa è una grande anticipazione. Ecco, appunto, infatti, queste qua sono le funzionalità. Una cosa che non si vedeva nello schema è che da Vim Cloud Platform potete anche monitorare quelli che sono i consumi e anche controllare lo stato dei job. Infatti, scaricando l'agente dalla console di Vim, potrete controllare se ci sono dei job in corso, se ci sono stati degli errori e quindi avrete dall'unica piattaforma avrete una dashboard in cui avete lo stato completo di quello che è il vostro backup. Quindi avrete un quadro completo e voi mi direte, sì, ma il quadro completo volendocelo anche direttamente dalla console di Vim. E io vi dico, sì, è vero. Allora, facciamo una cosa, mettiamo a confronto quello che è l'approccio antecedente a Vim Cloud Platform
con l'approccio quindi quello post Vim Cloud Platform, diciamo facciamo l'era prima e l'era dopo. Allora, l'approccio tradizionale è quello che conosciamo benissimo tutti, quindi un approccio consulenziale. Parto da un progetto, lo sottopongo a un consulente, poi mi devo occupare di tutto l'approvvigionamento hardware e software, quindi capire di che tipo di licenza ho bisogno, trovare e trovarle, procurarmele, procurarmi l'hardware e tutti sappiamo quanto è difficile ultimamente, eventualmente dei NAS, eccetera, e poi andare a fare poi tutta la configurazione, eccetera. Cosa cambia con Vim Cloud Platform? Cambia che io parto dall'esigenza di un cliente, quindi un cliente ha l'esigenza di fare un backup con Vim. Perfetto, io entro in Vim Cloud Platform e trovo già la mia infrastruttura. In più, allora, a differenza, diciamo, magari dell'approccio precedente, io dovevo fare una pianificazione almeno di un anno, ok, per l'attivazione delle licenze. In questo caso ho il software che è pay per usage, quindi io in qualsiasi momento posso andare a implementare la richiesta di licenze, implementare le licenze. Ho il Cloud Connect con tutte le funzionalità che mi collega direttamente alla mia infrastruttura e ho anche la possibilità di avere il disaster recovery as a service. Quindi cosa vuol dire? Cioè io prima per attivare Vim dovevo partire da un progetto e avevo determinate tempistiche. Con Vim Cloud Platform queste tempistiche si azzerano, nel senso che me lo posso attivare anche di notte, richiedo le licenze e vado ad attivare il software di backup per il mio cliente oppure per me stesso. E diciamo che insomma capita spesso che magari durante il giorno non ci sia tempo, avere la possibilità di entrare in una piattaforma, attivarsi il servizio in qualsiasi momento è un grosso vantaggio, soprattutto un servizio di questo tipo. E non è finito qui. Non è finita qui perché Vim Cloud Platform per il momento è in fase di aggiornamento, nel senso che sta arrivando una nuova funzionalità che è già disponibile, quindi è già disponibile, potete già fare delle copie dei dati immutabili sul nostro storage S3, però sarà disponibile direttamente dalla Vim Cloud Platform l'opzione anche per andare a fare delle copie immutabili direttamente sul nostro bucket S3. E in questo caso le licenze indispensabili per far sì che si possano fare delle copie immutabili di Vim sono Enterprise o superiori perché è necessario lo scale out repository. Ma a proposito di questo, c'è un bellissimo articolo sul nostro sito che vi consiglio di andare a leggere proprio proprio riguardante le varie possibilità di storage e direi che adesso siamo arrivati alla parte di live demo. Finalmente ve lo farò vedere. Eccoci qua. E questo è già il nostro ambiente, la nostra piattaforma Cortex. Questo è già un ambiente di un cliente demo, ma prima di procedere vorrei fare un piccolo riassunto di cosa abbiamo visto fino adesso. Allora, abbiamo visto chi è Cloudflare, quindi cloud provider italiano, perché ha scelto Vim, quindi soluzione leader del mercato, estremamente affidabile e sempre aggiornato, sempre sul pezzo. Poi abbiamo visto cosa permette, perché abbiamo realizzato Vim Cloud Platform, quindi per rendere Vim un servizio as a service disponibile in qualsiasi momento che permetta di avere un'infrastruttura sulla quale andare a salvare delle copie dei dati, dei backup di Vim in qualsiasi momento, ok? Ora vediamo se
quello che vi ho detto, se le funzionalità che vi ho elencato sono veramente disponibili oppure vi ho mentito. Ok, allora qui abbiamo una dashboard riepilogativa di questo cliente demo, quindi vediamo ciò che lui ha attivo, la proiezione dei consumi e possiamo vedere tutti i servizi che lui ha attivo a partire dal backup all'infrastruttura, alla Unified Communication e tutti gli altri servizi. Ma focalizziamoci su Vim Cloud Platform. Ora, entrando direttamente all'interno del servizio, abbiamo la dashboard riepilogativa che vi dà la fotografia completa di tutta ciò che è la situazione in questo momento del mio backup con Vim. Quindi qui ho gli accessi per il Cloud Connect, l'accesso diretto alla VAC, qui la situazione, perché come vi dicevo appunto prima, scaricando un agente direttamente dalla console di Vim potrete andare a controllare se avete dei job in corso, se ci sono dei job completati o se ci sono stati degli errori, le risorse che sono utilizzate a livello di backup e di disaster recovery e lo storico delle licenze. Ok, quindi qui abbiamo il quadro completo entrando subito. Ora, come faccio? Parto da zero e devo attivare il servizio. Benissimo. Non ho le licenze, vado a richiedere le licenze. Nella parte di licenze, inizialmente avrò lo storico delle licenze che ho attivato o che sono attive, in questo caso revocate. Devo richiedere delle altre licenze. Clicco su attiva licenze. Definisco qual è l'edizione che voglio andare ad attivare in base alle esigenze che hanno i clienti. Poi, se volete, poi sul sito di Vim ci sono dei datasheet favolosi dove spiega proprio quelle che sono tutte le differenze tra le varie edizioni. Poi, in caso doveste avere dei dubbi, potete chiedere a noi direttamente, siamo sempre a disposizione. Quindi definisco l'edizione che voglio andare ad attivare, dopodiché io qui ho l'elenco di tutti i workload che posso andare a proteggere con il mio software di backup. Quindi definisco la quantità di licenze, quindi la quantità di VM che ho da proteggere, la quantità di server, workstation, eccetera, in base a quelle che sono le mie esigenze, io inserisco i numeri 4, qua abbiamo i numeri a caso, e dopodiché vado a dare una descrizione della licenza perché devo sapere anche come identificarla. Poi nell'elenco verrà fuori licenza, magari questa la chiamiamo webinar. Webinar, descrizione licenza, clicchiamo su attiva licenze e automaticamente vi apparirà nell'elenco delle licenze, quindi come in attivazione finché non sono attivate. Direttamente poi da qua potrete andare a scaricare il vostro file leak, ok? Quindi da qui sarà possibile anche poi eventualmente andare a revocare la licenza e successivamente andarla a eliminare. Quindi avete tutta la totale gestione. Vi ricordo che questo tipo di licenze sono pay per usage, quindi finché le utilizzo ho un costo, nel momento in cui non le utilizzo più, non ho più il costo. Ora, invece, nel caso in cui le licenze voi ne disponeste già, vi serve la parte infrastrutturale, oppure anche solo dopo aver attivato le licenze, vi serve comunque la parte infrastrutturale per andare a salvare le copie dei dati del backup. Andiamo su Backup Resources. Su Backup Resources ho, come vedete, lo stato del backup, quindi cioè la situazione sul fatto se ho dei job in corso, se ci sono stati degli errori oppure se è andato tutto bene e la possibilità di definire se voglio una quota di spazio dedicata a me, quindi assegnarmi una quota di spazio allocato, oppure avere uno spazio pay per usage, quindi definire se il mio billing seguirà
quelli che sono le occupazioni di giga nell'infrastruttura, oppure se mi assegno la quota e definisco la quantità di giga che mi voglio assegnare, ad esempio. Poi salva e automaticamente nel momento in cui si switcha da una modalità all'altra, si genera nel dettaglio dei costi una nuova riga che passa alla nuova modalità di billing. Ok, quindi ho la mia parte di infrastruttura, ho le mie licenze, qui ho anche la possibilità di andarmi a gestire direttamente il disaster recovery e ho anche delle funzionalità in più, tra cui l'accelerazione one, ho la possibilità di reimpostarmi le password e alla fine ho tutto il quadro completo direttamente qua. Quindi io direttamente da qua posso vedere in questo caso quante virtual machine, quanti giga che ho occupati, qual è l'utilizzo delle risorse del disaster recovery e ho tutto il quadro completo. Quindi arrivati a questo punto non ho più bisogno di altro, cioè nel senso posso attivarmi le licenze, posso attivare Cloud Connect per le licenze che ho già attive e avere la possibilità di archiviare delle copie dei dati in cloud. Sarà disponibile la possibilità di archiviare anche delle copie su Bucket S3 e quindi niente, quindi diciamo che finisce qui per il momento, perché come sapete stiamo implementando delle nuove funzionalità. Finisce qui la parte di Vim Cloud Platform. Come vedete, ciò che noi seguiamo sono sempre delle linee guida che sono molto user friendly, cioè quello che noi ci poniamo è di andare ad attivare di permettere al cliente, ai clienti di andare a attivare, gestire servizi seguendo dei wizard. Ma è possibile migliorarla Vim Cloud Platform? Ok, è possibile migliorarla e siccome siamo alla fine, ringrazio tutti quelli che sono rimasti fino adesso, è possibile migliorarla, ma sarebbe meglio farlo insieme a voi, ok? Ecco, e per farlo insieme a voi abbiamo pensato di lanciare un contest, quindi di chiedervi se avete dei progetti da realizzare a partire da Vim o a partire dalla nostra Vim Cloud Platform, quindi di condividerceli, poi selezioneremo alcuni dei progetti che andremo a realizzare insieme a voi. Una volta realizzati saranno poi pubblicizzati tramite i nostri canali e ci sarà anche una sorpresa targata Cloudflare. Comunque, se andate sul sito www.vimcloudplatform.it, che trovate anche scritto nella slide, e speriamo di ricevere tanti progetti che ci aiutino anche a implementare le funzionalità della nostra VMcloud Platform. Poi per tutto il resto, qualora voleste dei chiarimenti o delle delucidazioni, eccetera, potete scrivere direttamente agli indirizzi all'indirizzo info@cloudflare.it oppure direttamente sul sito potete prendere anche già fissare una call con noi. Vi ringrazio tantissimo per essere rimasti fino qua e spero vi sia piaciuto e spero di sentirvi presto e in caso aveste dei feedback o altro fateceli sapere anche su LinkedIn, eccetera. Grazie mille, buona giornata.